Dopo Fiorentina-Inter 1-1 c'è un clima negativo attorno all'Inter, del nervosismo che traspare dal gruppo squadra che si sente e si percepisce soprattutto tra i tifosi. D'altronde 2 vittorie nelle ultime 8 partite tra tutte le competizioni non è un cammino a cui l'Inter era abituata e a cui ci ha abituati. Un Inter che in questo campionato di Serie A ha perso 12 punti da situazione di vantaggio e addirittura c'è un dato ancor più allarmante che è quello del mese di marzo in cui l'Inter ha segnato solamente 2 gol, entrambi firmati da Pio Esposito e sicuramente l'assenza di Lautaro Martinez sta incidendo molto sotto questo aspetto, ma non può essere solo l'assenza di Lautaro Martinez ad incidere fino a questo punto. E allora dietro le rivali incalzano, si fanno più vicine, sentono la possibilità di rientrare in lotta per lo scudetto, anche perché nel frattempo ci sono stati degli errori arbitrali di cui dobbiamo assolutamente parlare perché la cosa sta diventando pesante. Terza partita consecutiva in cui non viene assegnato almeno un rigore all'Inter. E sottolineo almeno un rigore perché mi è stato detto e confermato che a Firenze di rigori ce n'erano addirittura 2 e la cosa ancora più grave è che spariscono i replay, non ce li hanno fatto vedere, non sono stati analizzati subito durante la partita e nelle principali moviole dei quotidiani sportivi non se ne parla nemmeno, non ce n'è traccia. Ce ne facciamo carico noi, allora, in questo nuovo contenuto di oggi, in cui a freddo, il giorno dopo Fiorentina-Inter 1-1, analizziamo tutto quello che è successo con 5 cose che potresti non aver visto, oltre ovviamente ai replay che sono spariti. Per cui ben ritrovati amiche e amici interisti in questo nuovo contenuto. Vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto è il momento di cliccare sul tasto iscriviti perché bisogna alzare i toni e bisogna farsi sentire, far sentire la nostra voce. Quindi vi aspetto anche nel club dove la chat in cui teniamo traccia di tutti gli errori arbitrali con la nostra community è letteralmente esplosa in queste ore, per cui vi aspettiamo anche lì. Ieri sera, subito dopo il fischio finale, ci siamo soffermati per praticamente più di 2 ore dopo il fischio finale per analizzare quelli che sono stati gli errori dell'Inter, per analizzare le prestazioni dei singoli, con alcune prestazioni ampiamente insufficienti di cui dobbiamo parlare. Abbiamo analizzato alcune letture sbagliate, secondo me, sia nell'interpretazione della partita che poi nelle letture a partita in corso. Quindi in generale un approfondimento a 360 gradi sulle nostre responsabilità, quelle dell'Inter. Solo alla fine abbiamo parlato invece anche delle decisioni arbitrali, per cui oggi mi permetto di ribaltare tutto e di partire da qui invece, perché la questione arbitrale è una questione che va approfondita così come le altre e come dico sempre, non stiamo chiedendo che l'Inter venga risarcita e che vengano commessi degli errori a favore dell'Inter per compensare quello che è successo fino ad ora. Noi, o almeno io, sto chiedendo solo e solamente che ci sia un regolamento rispettato per tutti, un metro di giudizio che vale in tutte le partite e con tutte le maglie. E questa è una cosa che al momento non sta assolutamente avvenendo, come nel caso del rigore non dato all'Inter per il tocco di mano di Pongracic. Qui Graziano Cesari a pressing ha già anticipato che l'AIA ritiene corretto non dare calcio di rigore. Perché? Perché dicono che il tocco arriva dopo, diciamo, arriva in maniera inaspettata e il movimento comunque è congruo. Io sono veramente esterrefatto, ragazzi, sono esterrefatto perché come si fa a definire inaspettato questo pallone su un cross che arriva da 30 metri con i primi duellanti, come vedete più esposto qui in basso, che sono almeno a 5 metri di distanza? Pongracic prova il colpo di tacco, non gli riesce, la palla gli finisce sul braccio che è larghissimo, non è mai in figura, aumenta il volume del corpo, come ripetono i milanisti a pappagallo senza capire quello che significa dopo il caso di Ricci nel derby, e il pallone, se non tocca la mano, non va sul corpo di Pongracic, ma va sui piedi di Thuram, che a livello di regolamento il fatto che quel tocco di mano non faccia arrivare il pallone a Thuram non incide troppo, perché come più di qualcuno ha sottolineato anche ieri sera, sono stati dati anche dei rigori con il pallone che toccato alla mano finiva in calcio d'angolo, finiva a 30 metri dalla porta, quindi quella non è una discriminante, ma a maggior ragione, anche per buon senso, tu con la mano larga così non inaspettata, anzi tutt'altro, togli il pallone dai piedi di un attaccante che sul dischetto del rigore ha buonissime possibilità di segnare. Questo è un rigore, ragazzi, che ripeto, fino a qua l'abbiamo visto, la vera discriminante è che non ci sia stato Bissek ma Pongracic in quel caso. Questa è la vera differenza con altri rigori di questa stagione. Così come l'altro clamoroso episodio, ragazzi, è nel finale con Pio Esposito che all'ultimo ha la palla per vincere la partita, si gira calcio in porta, De Gea para. Questa è una situazione piuttosto grave di cui all'inizio non abbiamo parlato molto anche noi, anche perché
Pio Esposito è l'unico che va a protestare, mentre gli altri compagni di squadra hanno lasciato andare e si sono un po' disperati per l'occasione fallita. Ecco, qui ragazzi si è totalmente avverato quello che vi dico da mesi, ovvero che purtroppo non buttarsi è da polli, rimanere in piedi e calciare in porta è da fessi, e Pio Esposito, che in questo caso si fa trattenere, gli viene praticamente tolta la maglia, come vedete nell'immagine a destra, con la spalla che gli esce dal colletto della maglia, è stato un pollo, perché se tu qui vai giù con questa trattenuta, lo abbiamo visto, è da calcio di rigore, che poi non so se all'Inter lo avrebbero dato, ma all'andata contro la Fiorentina, probabilmente ve lo ricorderete, dovrei avere l'immagine, eccoci qua, esatto, Comuzzo che trattiene così Pio Esposito, è vero che era un po' più vistoso perché lo prende per il collo, ma è una trattenuta molto paragonabile, molto simile, e qui l'AIA ha riconosciuto che è stato un errore non dare rigore all'Inter, uno dei 3 errori contro l'Inter ufficialmente riconosciuti dall'AIA in questa stagione, e qui non era riuscito a calciare. Qua il fatto che sia riuscito a calciare invece un po' lo depenalizza e un po' lo salva. E qui saluto il mio collega Maurizio Russo, che in un'altra trasmissione mi ha detto giustamente: ma se stiamo cercando di combattere i simulatori, allora va anche premiato chi non simula. E qui Pio Esposito non simula, calcia, ma se subisce fallo gli dai comunque calcio di rigore, anche se appunto è riuscito a calciare. E allora aumentano i dubbi, soprattutto quando poi a un certo punto Graziano Cesari a pressing dice una cosa, ragazzi, che è abbastanza scioccante, o comunque fa una discussione molto pesante. Per Cesari era rigore quello su Thuram, e poi dice ci sono 2 varisti in Fiorentina e Inter che non sono specialisti. Uno è Maresca, che non può arbitrare il Napoli, vi ricorderete le famose dichiarazioni, fu l'arbitro guida a dire che lui e Maresca non arbitravano il Napoli per essere tranquilli, per stare tranquilli. Maresca poi non ha mai ufficialmente totalmente confermato, però Guida lo aveva detto. E Cesare dice: la trovo molto strana come designazione, avrei preferito un varista di professione e un avar di professione per una partita così importante. Ecco, senza entrare nei retropensieri, che li lasciamo a quelli lì che con i loro retropensieri hanno condizionato già uno scudetto, senza entrare nella malafede, sono d'accordissimo nel dire che anche per motivi di opportunità, perché mettere Maresca al VAR della partita dell'Inter e a VAR nella partita del Milan, le 2 rivali del Napoli in questo momento per la lotta a scudetto, e soprattutto perché non mettere 2 specialisti del VAR nelle partite più importanti del weekend. È una gestione veramente paradossale che finisce ancora una volta, per la terza volta consecutiva, per danneggiare l'Inter. Questo di sicuro non cancella la partita non bella fatta dall'Inter, non è un alibi, ma siamo alla terza partita di fila in cui almeno un rigore chiaro non viene dato all'Inter, e guarda caso tutti di fila dopo il polverone per il caso Bastoni. 1 può capitare, 2 ok, 3 indizi cominciano a far venire dei dubbi forti. A completare, tra l'altro, poi la prestazione horror dell'arbitro, secondo me anche la scelta di non fischiare mai fallo su Marcus Thuram. C'è stata un'occasione in cui Thuram viene abbattuto, non viene fischiato fallo, l'azione riparte, Carlos Augusto commette un'infrazione che porta al cartellino giallo, che gli farà saltare anche la gara con la Roma, quindi siamo stati ulteriormente danneggiati da una prestazione ampiamente insufficiente, secondo me, della squadra arbitrale. Parliamo invece della prestazione dell'Inter. Per me, intanto partiamo da un presupposto importante: chi pensava di andare a Firenze e a fare la scampagnata, a vincere comodo, non mi troverà mai d'accordo. Significa anche essere poco informati o non aver visto le partite. Fiorentina, che è una squadra in fiducia in questo momento, prima di questa partita arrivava da 3 vittorie consecutive. Nel 2026 era, prima di questa partita, la 7ª miglior squadra per punti fatti nell'anno solare 2026, quindi hai voglia di dirmi quart'ultima, discorsi che non hanno senso. È vero che hanno giocato giovedì in Conference League, ma è stata una partita secondo me non così troppo dispendiosa, soprattutto hanno fatto anche turnover, una squadra che poi è soprattutto in casa che sta costruendo la propria salvezza. Molti mi dicono: ma come fa l'Inter allora ad essere più stanca se gioca una partita ogni settimana adesso? Intanto siamo usciti dalla Champions a febbraio, non è che pronti via, usciti dalla Champions, riparti subito a 200 all'ora. La Gazzetta dello Sport dice che c'è stato un richiamo di preparazione di cui si vedranno i frutti dopo la sosta, e questo francamente me lo auguro. È piuttosto evidente che però l'Inter è arrivata in affanno, ecco, in questo momento, da un punto di vista fisico e anche mentale. Aggiungiamoci che vai a Firenze senza Mkhitaryan, senza Bastoni, senza Lautaro,
con Çalhanoğlu e Dumfries non ancora brillanti, ma soprattutto secondo me hai cominciato a pagare anche il conto per le fatiche che hanno portato avanti, o comunque per la spremitura dei nostri uomini migliori, perché Di Marco e Zielinski non hanno fatto bene e sono stati spremuti fino a qua. Ed è quello che purtroppo dicevo già a gennaio, quando qualcuno mi diceva sei fissato col mercato, non serve aggiungere giocatori, hai visto, gioca questo, gioca quello, gioca quell'altro. L'avevo detto ragazzi, il problema si presenterà più avanti, perché in questa fase stiamo spremendo alcuni elementi come Di Marco e Zielinski che poi ne pagheranno le conseguenze, e in questo momento i giocatori che hanno tirato la carretta li stiamo vedendo un pochino in affanno. Terza considerazione su questa partita: come dicevo, per me è stata una partita non letta benissimo già dall'inizio. Non mi è piaciuta la troppa libertà concessa a Fagioli nell'impostazione, forse lì anche un Çalhanoğlu che rientrava dopo un altro stop non brillantissimo ha avuto qualche difficoltà, un po' tutto il centrocampo secondo me ha avuto le difficoltà, a parte Barella di cui tra poco ne parliamo. La Fiorentina, prima della partita vi dicevo, il vero punto di forza della Fiorentina è sulle fasce, soprattutto la destra, dove con Parisi in questo nuovo ruolo e le sovrapposizioni di Dodò riescono a crossare tantissimo, e lo sapevo io, immagino lo sapesse anche l'Inter. Ci hanno imbucato sempre da lì, hanno fatto ammonire entrambi i nostri laterali mancini. Zielinski secondo me brutta partita, non ha aiutato molto in quella fase. Spero, come dicevo qualche settimana fa, che non stia succedendo quello che è successo nel 2023 con il fatto che Çalhanoğlu sostituì Brozovic, si specializzò lì, quando poi tornò Brozovic e Çalhanoğlu tornò a mezzala ebbe delle difficoltà. Ecco, secondo me Zielinski rimane meglio da mezzala sinistra, ma ieri non ha fatto bene, così come Akanji da centrale in questo momento è in bambola, molto più concentrato. Bissac per me migliore in campo, che su Sommer ragiona sempre pessimista e purtroppo fa bene, perché infatti su una prima respinta di Sommer è bravo Bissac a fare un salvataggio. Sul gol per me non può fare nulla Bissac, non può fare nulla. Lì Sommer purtroppo mi ha fatto piacere perché qualcuno mi diceva no, Sommer non è colpevole. Anche Viviano, che di portieri comunque ne capisce, dice che a livello tecnico un portiere di quel livello quella palla con il polso riesce a respingerla larga. Non è possibile immaginare che il portiere dell'Inter ogni respinta la metta sui piedi dell'avversario, o comunque ogni tiro in porta non è mai detto che non ci sia una seconda opportunità per l'attaccante. Lì Bissac per me poteva fare molto poco. Certo che l'errore principale sul gol arriva da Barella che per me stava facendo la miglior prestazione stagionale, con l'assist, purtroppo il fuorigioco, gol annullato, l'altra occasione creata per Pio Esposito che ha chiuso troppo il tiro con il destro, un grandissimo recupero difensivo, stava facendo una partita molto piena. Poi quell'errore lì del non spazzare il pallone significa non capire i momenti della partita, significa non capire le difficoltà della partita. L'altro che ha fatto una grande partita è sicuramente Pio Esposito, che è sicuramente la più bella notizia di questo mese di marzo. L'unico attaccante in gol da quando si è fermato Lautaro Martinez, l'unico interista ad aver segnato a marzo, come dicevamo, con 2 gol. Nell'era dei 3 punti, Esposito è il quarto under 21 a superare 5 gol in Serie A con l'Inter, dopo Ventola, Martins e Balotelli. Ecco, aspettavamo tutti l'acuto di Marcus Thuram, invece Thuram si sta affossando in questo momento. Soli 3 gol segnati nel 2026, se non sbaglio un gol nelle ultime 16 partite, se non vado errato con i numeri per Thuram. Accanto a lui anche Bonni, che è entrato male a livello di atteggiamento, mentre Pio Esposito sta emergendo in questo momento, e questa è una buona notizia anche in chiave nazionale, che durante la sosta si giocherà l'accesso al mondiale. Ma noi in questo momento interessa l'Inter, che si ritrova in una situazione delicata da gestire, comunque di vantaggio con 69 punti rispetto ai 63 del Milan e 62 del Napoli, che nel prossimo turno di campionato si affronteranno nello scontro diretto, mentre l'Inter avrà la Roma a San Siro e poi l'Inter andrà a Como in trasferta, mentre il Milan avrà l'Udinese e il Napoli andrà a Parma in trasferta. Questo che vi metto in evidenza è il calendario a confronto delle 3 rivali per lo scudetto. Ieri sera a caldo, subito dopo la partita, ho lanciato un sondaggio secco per capire come se la sente la community, come siete messi a livello di speranza scudetto. Sono rimasto molto sorpreso perché eravamo ancora più di 2000 spettatori in diretta e la chat si è veramente spaccata a metà. Il 50% ha votato che l'Inter non vincerà lo scudetto, il 50% ha votato di sì. A livello forse di voti assoluti,
qualche un 2-3 voti in più per il no. C'è stato quindi un 50,001% forse per il no e un 49 arrotondato a 50 per il sì. Questa era la sensazione a caldo della nostra chat. Voglio sapere la vostra nei commenti. Io velocemente ammetto che un paio di cose mi hanno preoccupato. In primis, ovviamente, ci sono le ferite, lo storico che ci portiamo dietro. Poi le parole di Kolarov a caldo, quando ha fatto quel discorso sull'Inter a cui non vengono dati i meriti, comunque siamo a più 6. È un discorso che condivido, ma a pelle non mi ha dato delle vibrazioni molto positive. Al tempo stesso ribadisco quello che dicevo ieri. Per come si è messa la partita di Firenze, su un campo che per me in molti stanno sottovalutando, e questo è quasi un punto guadagnato rispetto a quello che si è visto, e addirittura la stavi anche per vincere. Dopo la sosta è arrivato il momento di recuperare Lautaro Martinez, di recuperare Bastoni, di avere Dumfries e Çalhanoğlu più in condizione. L'Inter ha ancora 6 punti di vantaggio e al ritorno alla sosta giocherà per prima rispetto alle rivali con la Roma a San Siro. È un Inter che stava facendo un cammino stratosferico, non era normale tenere un ritmo da 14 vittorie e un pareggio in 15 partite, assolutamente. Ora non è normale continuare con questo ritmo qua, ma nella media del campionato si sta normalizzando un po' di più il percorso di questa Inter. D'altronde tutte le squadre, ragazzi, hanno vissuto dei momenti di difficoltà, altrimenti non saremmo noi primi a più 6 dalla seconda. Chiaro che preoccupa il trend in questo momento e la tenuta mentale di una squadra che è allenata dall'allenatore meno esperto di quelli in lotta per lo scudetto. Però quello che abbiamo visto in questa stagione non può essere cancellato così e i recuperi secondo me saranno fondamentali. Ovvio che la partita con la Roma a questo punto diventa veramente decisiva, perché poi tra Milan e Napoli probabilmente ci sarà una scrematura e si resterà con una sola rivale per l'Inter su cui dovremo fare la corsa. Fatemi sapere che ne pensate, vi aspetto nei commenti. Nel club di Passione Inter stasera dalle 22 in poi l'appuntamento di ogni lunedì per discutere di questi temi. Vi lascio con un approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.